Benvenuti nel nostro canale. Oggi vi mostreremo finalmente il nostro nuovo van che abbiamo camperizzato in circa 6 mesi. È stata una bella sfida. Nel primo c'erano molte meno soluzioni tecnologiche e in questo volevamo che fosse una vera e propria casa su ruote. Quindi abbiamo fatto molti upgrade e siamo veramente contenti finalmente di mostrarvelo. Nirvan 2 è stato progettato sulla base di un Fiat Ducato 250 H2 L3, ovvero con un'altezza interna di 1,90 m e una lunghezza totale di 6 metri. Un buon compromesso secondo noi tra guidabilità e vivibilità. È il secondo van realizzato da noi, questa volta con un po' di esperienza in più rispetto a Nirvan. Il nostro primo van, un Ducato più piccolo che ci ha accompagnato nel nostro viaggio in America. Questo van è stato progettato per comportarsi come un ibrido tra un camper e una casa. Gli spazi sono stati pensati in modo da non essere opprimenti alla vista e alcuni accessori e gli impianti sono simili a quelli utilizzati anche nelle normali abitazioni. È un mezzo pensato per vivere full time in pieno comfort in qualsiasi condizione climatica e soprattutto in piena autonomia. Cominciamo questo tour dagli interni. Il van ha una disposizione classica con un letto matrimoniale in coda, un'ampia cucina al lato passeggero e una dinette sul lato guida. Il bagno è stato realizzato dietro al sedile di guida, contrariamente alla maggior parte delle disposizioni. Questo per favorire un migliore collegamento visivo tra gli spazi. La dinette è veramente molto comoda perché tramite un tavolo mobile ci consente di ricavare un terzo letto o un divano pronto in pochi minuti. Il terzo letto si estende in lunghezza accedendo all'apertura realizzata sotto il letto principale per inserire le gambe. Con questa soluzione avremo sempre 3 comodi posti letto a disposizione senza sacrificare gli spazi. Al lato della dinette ci sono 2 finestre circolari che abbiamo scelto sia per ragioni estetiche e sia per la loro funzionalità. Le finestre si possono aprire ed è davvero bello godersi la vista fuori mentre si sta facendo colazione o magari quando c'è cattivo tempo. La cucina è stata pensata per soddisfare tutte le nostre esigenze. Abbiamo collocato il lavandino vicino alla porta laterale, in maniera tale da utilizzarlo anche come doccia esterna. Aprendo la finestra presente sul portellone e cambiando la parte terminale del rubinetto, si avrà a disposizione in meno di un minuto una doccia esterna pronta all'uso, che passa dalla finestra anche se la porta è chiusa. Per lavare i piatti abbiamo a disposizione sia l'acqua fredda che l'acqua calda. Cucinare è davvero molto efficiente e sicuro. Abbiamo scelto di installare una cucina a induzione con 2 piastre per 2 ragioni. La prima è per non dipendere dal gas e avere un pericolo in meno durante il viaggio. La seconda è che nelle piastre a induzione il calore viene trasmesso direttamente alle pentole, quindi il piano cottura non trasmette calore e quindi non è pericoloso. Sotto al piano induzione abbiamo installato un frigo a compressore da 130 litri della Indelbioff. È pratico e soprattutto molto capiente. Ci consente di avere un'autonomia di circa 2 settimane. La cucina si completa con degli spazi in cui riporre tutto il necessario e uno spazio per la raccolta differenziata. Al tempo stesso, il mobile è progettato per fornire la reazione necessaria sia al frigorifero e sia alle piastre a induzione. Sopra la piastra a induzione è presente un punto di aerazione. Si tratta di un turbovent fiamma che si comporta sia da estrattore quando si cucina, sia da ventilatore quando fa caldo. Abbiamo scelto una copertura in plastica trasparente per far passare la luce. Per concludere abbiamo realizzato un portaspezie magnetico, comodo per riporre qualsiasi cosa e averla a portata di mano mentre si cucina. La zona notte è un letto fisso in coda trasversale da 195 cm x 140 cm, sollevato di 1 metro rispetto al pavimento per massimizzare gli spazi di stivaggio. Per aumentare la lunghezza del letto si è sfruttato lo spazio tra il montante e la lamiera, ricavando delle tasche laterali. Infine, il materasso poggia su una rete a doghe in legno. Il letto è dotato di 2 luci a LED che possono ruotare e hanno delle prese USB sul fianco, comodo per caricare qualsiasi dispositivo. Il bagno è un separate di tipo compostabile ed è installato a scomparsa, ovvero si nasconde sotto la panca della dinette tramite un meccanismo su guide per lasciare spazio alla doccia. Il bagno compostabile è la soluzione a cui non riusciremo più a rinunciare nella vita in camper. Ci dà tanta autonomia e soprattutto non ha bisogno di acqua e di prodotti chimici. Non abbiamo riscontrato nessun problema di odori perché l'estrattore presente al suo interno funziona benissimo.
Una volta riposto e chiuso con la paratia tenuta, ci si può fare una doccia calda. La doccia è sempre pronta all'uso, non bisogna fare altro che accendere il boiler qualche minuto prima. Per chiudere il bagno c'è una tendina a rullo impermeabile che si abbassa con una corda. Per evitare la formazione di umidità è presente anche qui un estrattore d'aria della fiamma, montato su un oblò da 28 cm con coperchio in plastica trasparente per far passare la luce naturale. Per quanto riguarda gli spazi per riporre le nostre cose, ne abbiamo uno ampio sopra la cabina di guida e 2 ceste accanto al letto. Il resto lo teniamo nello spazio di stivaggio e lo prendiamo all'occorrenza. E ora veniamo alle scelte tecniche. Vivere in un furgone lamierato è sicuramente la scelta giusta per evitare infiltrazioni d'acqua nel tempo, a differenza dei camper classici. Ma al tempo stesso la lamiera si comporta come un ottimo conduttore di freddo e caldo. Per mantenere una temperatura interna gradevole abbiamo realizzato una coibentazione su tutti i lati del van, decidendo di separare la cabina di guida dalla zona living, grazie a una barriera termica. Questa scelta impedisce al freddo e al caldo, che si trasmettono dal parabrezza e dai finestrini, di variare significativamente la temperatura interna. Quando fa freddo basterà attivare il comando del riscaldamento a diesel. Abbiamo scelto un Eberspacher da 4 kW montato all'esterno del van. In pochi minuti l'aria calda viene distribuita in 3 punti. Il primo in senso longitudinale verso il letto, il secondo in senso trasversale alla dinette e il terzo in bagno. Quando invece bisogna raffrescare l'ambiente ci sono 2 soluzioni. La prima è il turbovent installato sopra la cucina, che all'occorrenza tramite un termostato può regolare un flusso d'aria in ingresso. Quando fa molto caldo accendiamo il condizionatore della Indelby Off. È un accessorio molto interessante perché funziona a 12 volt e non ha bisogno delle colonnine, quindi possiamo utilizzarlo in libera sfruttando le batterie. Il rivestimento degli interni è realizzato in perline in legno sul tetto e sul portellone e in compensato sui lati. Le zone curve degli interni sono state rivestite con un tessuto antimacchia. Il pavimento è in vinile rinforzato ed è antigraffio, con effetto parquet e riprende i colori del tetto. L'illuminazione è garantita da 4 luci tra la dinette e la cucina, 2 luci orientabili sul letto, una in bagno e una nell'armadio sopra la cabina di guida. L'impianto idraulico ci dà un'autonomia di circa 4 giorni. La tanica delle acque chiare da 100 litri è installata sul passaruota e tramite una pompa da 8 litri al minuto l'acqua passa tra i tubi coibentati arrivando al bagno e alla cucina. Per l'acqua calda c'è un boiler classico da 10 litri sotto al letto. Le acque grigie vengono raccolte da un serbatoio da 95 litri installato al di sotto del mezzo. L'impianto elettrico è stato pensato per l'indipendenza energetica. Il vano, adeguatamente areato con gli accessori, si trova sotto la panca della dinette e contiene 2 batterie con un accumulo totale di 5 kW. Le batterie a litio della DS Tech sono artiche, quindi si autoproteggono in caso di freddo, grazie a una resistenza al loro interno. Il nostro van si alimenta in 2 modi. Il primo grazie a 2 pannelli solari da 200 watt, a celle ad alta efficienza montati entrambi sul tetto. Il secondo grazie all'alternatore del motore, mentre stiamo guidando. Quest'ultimo riesce a fornirci grazie a un caricatore apposito circa 700 watt per una ricarica totale delle batterie in circa 6 ore di guida. Ovviamente è presente anche una presa esterna in caso di necessità. La nostra autonomia rimanendo fermi può variare da pochi giorni fino a una settimana. E questo ovviamente dipende dalle condizioni meteo. Durante un viaggio a tappe, il fabbisogno elettrico è completamente coperto dall'alternatore durante la guida. Per utilizzare le piastre induzione abbiamo installato un inverter da 3 kW, quindi oltre alla corrente continua a 12 volt abbiamo anche 2 prese di corrente alternata a 220 volt, entrambe a scomparsa, oltre alle numerose prese USB e USB-C. Tutti gli accessori sono dotati di interruttori presenti su questo pannello di controllo. Le batterie, il regolatore solare e il caricabatterie sono controllati anche da un'app dedicata. Su questo schermo è possibile leggere i consumi attuali, la produzione elettrica e lo stato delle batterie. Accanto ci sono i misuratori di livello dei serbatoi e il controllo del riscaldamento. E ora passiamo all'esterno. Il van è dotato di 3 finestre. La prima sul portellone laterale provvista di zanzariera, mentre le altre 2 sulla dinette sul lato opposto. Tutte sono in vetro privacy. Sul tetto sono installati 2 oblò, il primo sopra la cucina, il secondo sopra il bagno. In coda c'è il condizionatore e infine i 2 pannelli solari.
L'altezza totale del mezzo è di circa 2 metri e 80 centimetri. Per accedere al tetto è presente una scaletta molto comoda per effettuare pulizia e manutenzione agli accessori. Abbiamo installato un tendalino fiamma che raddoppia la superficie sfruttabile in 1 minuto. Ci sono 6 metri quadri in più da sfruttare al riparo da sole o pioggia. Per realizzare questo van abbiamo impiegato 6 mesi di lavoro ed è stato omologato in Italia come mezzo speciale ad uso abitativo. La cura dei dettagli e la scelta dei materiali fa di questo ambiente un luogo speciale dove viaggiare e vivere tranquilli. I toni caldi del legno rendono il poco spazio disponibile molto accogliente e per nulla opprimente. La scelta degli accessori e delle soluzioni tecniche rende poco necessario il bisogno di fermarsi in un'area attrezzata. Nirvan 2 vuole essere un concentrato di soluzioni verso uno stile di vita all'aria aperta più consapevole e responsabile, con meno impatti sull'ambiente. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto, era da tanto che volevamo mostrarvi i lavori finiti. Potete trovare qui la playlist con tutti i video dei lavori di Nirvan 2 e ovviamente il timelapse dei 6 mesi di trasformazione di questo furgone in una piccola casa su ruote.